Dear friends of Light Channel, Cari amici di Rai Channel, good morning. buongiorno. As this beautiful view Come questa bellissima vista dietro noi offers us to enjoy some heights and depths of geography here, ci offre la possibilità di vedere degli alti e bassi della geografia. my desire is Il mio desiderio per voi è that we can enjoy some heights and depths of spiritual geography of Holy Scripture. che possiamo sperimentare insieme degli alti e bassi della scrittura e della geografia scritturale. And the verse we will study today, E il testo che studieremo quest'oggi we can find in Epistle to Romans, chapter 12, verse 2. lo troviamo nel libro dei Romani, l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is will of God, what is good and acceptable and perfect. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché riconosciate per esperienza quale sia la bontà, accettevole e perfetta volontà di Dio. We will also read verse 1. Leggeremo insieme anche il versetto 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Vi esorto dunque, fratelli, per le vostre compassioni di Dio, a preservare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. If I would forget everything what I know from chapter 12, Se dimenticassi ogni cosa del capitolo 12 di Romani, I would expect that Paul will write some liturgical chapter. mi aspetterei che Paolo scrivesse un capitolo liturgico. He's using a liturgical language, Qui sta usando un linguaggio liturgico. sacrifices. Sacrifici. The very word service in Greek implies worship, divine service. Il termine greco che usa per servizio è un greco che ha a che fare con un servizio divino. But Paul is in the same time using some paradoxical way of writing. Ma nel contempo Paolo utilizza anche un paradosso He's writing about living sacrifices. e parla di un sacrificio vivente. Sacrifices are usually slaughtered. I sacrifici solitamente vengono sgozzati, vengono uccisi, They are not alive anymore. non possono essere viventi. But Paul calls us to bring our bodies to living sacrifice. Ma Paolo ci chiama e ci dice che dobbiamo essere un sacrificio vivente. Of course, he's not calling us literally to take our bodies and offer as sacrifice. Certamente non parla di un sacrificio letterale nel quale dobbiamo sacrificare il nostro corpo, But he's using this way of expressing ma utilizza questo modo di esprimersi because he wants our attention. perché vuole attrarre la nostra attenzione. He wants to question ourselves. Vuole che noi ci chiediamo What does this guy want to say to us? che cosa questo personaggio vuole dirci. And the message is next. E il messaggio arriva dopo. There should not be dichotomy between your private and spiritual life. Non dovrebbe esserci una dicotomia, una differenza tra la vostra vita privata e la vostra vita spirituale pubblica. If body doesn't mean a literal body, Se il corpo non sta a indicare un corpo letterale, then it means our bodily life, bodily deeds, allora vuol dire ciò che noi facciamo per mezzo del corpo, a way of our behaving. il nostro modo di comportarci. And is our behaving holy and acceptable to God? È quindi il nostro comportamento santo ed accettevole all'Eterno. Is our private life worshiping God? Adoriamo il Signore nella nostra vita privata. And we will read now second verse. Ora leggeremo insieme il versetto 2. When I read first part of the verse, Quando ho letto per la prima volta questa prima parte del versetto, be not conformed to this world, non vi confortate a questo mondo, I thought he's saying next, pensavo che dopo dicesse do not behave as world behave. non comportatevi come il mondo si comporta. I thought he's talking about area of behaving. Pensavo che parlasse di un'area di comportamento. And I would expect that Paul continues
E mi sarei aspettato che Paolo avesse continuato, but be conformed to the law of God. ma siate conformi alla legge di Dio. But no, he's talking, be transformed by the renewing of your mind. Ma invece dice, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Is he talking about behaving or thinking? Sta parlando di un comportamento o di un pensare? And that's the point Paul wants to tell. Ed è proprio questo il punto che Paolo ci vuole dare. There should not be dichotomy between way of thinking and your behavior. Non ci dovrebbe essere una dicotomia tra il modo di pensare e il modo di comportarsi. If we think as a world, there is no way we can behave as a faithful of God. Se noi pensiamo come il mondo, non vi è modo che possiamo comportarci come persone fedeli a Dio. Because of worldly reasoning, we cannot prove what is will of God. Per mezzo del ragionamento del mondo non possiamo sperimentare e provare quello che è la volontà di Dio. And I'm taking this message of Paul very personally. E io prendo personalmente questo messaggio di Paolo. I try to live godly life, Io ho cercato di vivere una vita secondo la volontà di Dio, but in the same time I was using my mind in inappropriate way. ma nello stesso tempo usavo la mia mente in una maniera inappropriata. It ended up with double life. Ed è finito in una situazione di una vita doppia. I came to the point when of decision point E sono arrivato a un punto di decisione, where I want to belong, nel quale mi sono chiesto a chi voglio appartenere. to the generation of this world or to the family of God. Alla generazione di questo mondo o alla famiglia di Dio. Whenever question of decision is directed to us, Ogni volta che una decisione viene posta dinanzi a noi, is the right time to get a decision. è il momento giusto per prendere quella decisione. And if you see that there is gap between your spiritual and your private life, E se voi notate che vi è un vuoto tra la vostra vita pratica, spirituale, privata e la vostra vita spirituale pubblica, I'm calling you to make a decision. io voglio chiamarvi a prendere una decisione. Where do you want to belong? Dove volete appartenere oggi? Is the content of what you are listening, watching, doing, Il contenuto di quello che ascoltate, guardate e fate, is this good, acceptable, and perfect in God's eyes? è accettevole, perfetto e buono agli occhi di Dio? I'm calling you to make a decision together with me, Voglio chiamarvi a prendere questa decisione insieme a me, to allow that light of heights per permettere a quella luce delle alte vette and light all dark depths of our heart, poter illuminare ogni baratro del nostro cuore, that we can be able to prove what is will of God, affinché noi possiamo sperimentare e testimoniare quella che è la volontà di Dio, and that our behavior can reflect the sanctified condition of our e mind. che il nostro comportamento possa riflettere la nostra mente santificata. Have a good day and God bless you. Che il Signore vi benedica e buona giornata a tutti.